Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo ultimo episodio della serie sul Texas, dove andremo a vedere i due parchi più belli di Houston. Sto parlando del Memorial Park e dell'Hermann Park. Sono anche tra i parchi più belli e i parchi più grandi che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Strano trovare i parchi più belli della mia vita in una metropolis come Houston. Oltre a questo andremo anche a vedere una casa fatta di birre e tanto altro ancora, ma questo lo scopriremo durante il video. Però i viaggi non sono affatto finiti qui. Innanzitutto vi lascio il link qui in alto a destra della serie di tutto il Texas, e dopo il Texas ci sposteremo in Messico, più precisamente ad Acapulco, ma questo lo vedremo nella prossima serie, quindi iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdertela. Detto questo, buona visione. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo ultimo video a Houston. Infatti domani partiremo per il Messico. Come potete vedere la giornata fa cacare, è stranuvoloso, fa più freddo del solito, infatti sono anche in felpa. Ci saranno tipo massima di 24 gradi, minima 21, comunque non è che fa freddo. Però oggi volevamo andare a fare un picnic in uno dei parchi in centro, ma credo che salterà. Comunque andremo a vedere sicuramente una costruzione un po' particolare, e poi stasera c'è uno spettacolo interessante che andremo a vedere. Adesso faremo colazione e poi usciamo di casa, spero. Ok, scesi dalla macchina e dal parcheggio stiamo andando al parco, ovvero l'Hermann Park, che è il parco centrale più grande, uno tra i più grandi di Houston. E già da lì si vedono due fontane, una bella cascata. Guardate quanto è curato questo parco, ragazzi. Ma ragazzi, fantastico. Japanese Garden. E tutto questo dentro all'Hermann Park, credo sia il parco più bello che io abbia mai visto, cioè incredibile. Sicuramente sarà tutto artificiale, non è che è naturale. Pazzesco, bellissimo. E cosa fate? Ok, con questa ripresa il tour al parco è finito. Adesso andiamo a mangiare un hot dog tipico, finalmente ci porta mio cugino, e poi aspettiamo la prossima tappa, che è la costruzione un po' particolare. Ero curioso di vedere tutti questi bambini che stanno mangiando, cosa si erano portati nel pranzo al sacco. Allora, due avevano la pasta, quindi complimenti. Gli altri patatine fritte tipo speziate, poi che altro, tipo paninozzi, tipo hamburger, uno scempio. Allora, vedete questo palazzo qui, Service Corporation International? Mi ha detto mio cugino, nel caso in cui fosse vero, quella è la più grande compagnia degli Stati Uniti per organizzare i funerali. Per pranzo siamo finiti qua, The Burger Joint, e
che mio cugino ci ha consigliato per mangiare, hot dog tipico americano. Ok, ci siamo seduti e questi sono i bicchieri per la coca che ovviamente puoi riempire di nuovo. Io ho preso un hot dog super che tra un po' vi faccio vedere. Ho notato questa cosa nei bagni qua negli Stati Uniti e anche ad Austin, che hanno tutti l'acqua calda, tutti. Da noi è fredda dalle Alpi, dalle montagne, che puoi tenerla massimo 2 secondi e poi vedi le dita blu. Pure la trovi calda ma non regolabile e quindi esce direttamente dai vulcani dell'Etna. Qua invece è pure regolabile, quindi tu la vuoi fredda, la vuoi tiepida, la vuoi calda. Brava America. Questo è l'hot dog più grande che io abbia mai visto e mangiato. È enorme. E visto che non facciamo abbastanza schifo, aggiungiamo anche un po' di patatine. Ok ragazzi, è grande quanto la mia faccia e pesa 1,5 kg pesa. Volevo fare l'assaggio quando arrivavo al centro, che c'era tutto. Davvero buonissimo. Raccontava mio cugino che per 2 o 3 settimane arrivano da tutto il Texas a cavallo, dormono nei boschi, si fermano nelle scuole a parlare, fino ad arrivare a Houston, dove poi faranno la festa del rodeo di cui vi parlavo qualche video fa. Allora siamo arrivati al Memorial Park, la parte est del Memorial Park. E sì, il radure, Gladys sarebbe in inglese, e lo traduce come radura est, ed è la parte più nuova del Memorial Park ed è stata finita appena l'anno scorso. Adesso ci addentreremo nel parco e anche questo è uno dei più significativi e famosi a Houston. Ok, questo è molto più un parco di come mi aspetto un parco rispetto all'Herman Park. Cioè è molto più selvaggio, a parte comunque l'erba che è tagliata benissimo. Allora, primo viaggio in tutta la mia vita dove mi sdraio in un prato. Adesso là in fondo c'è un lago e vado a vederlo. Allora, mentre la mia famiglia poltrisce, anche Piper sembra stanco. Adesso io vado ad esplorare mentre loro poltriscono. Andiamo a vedere questo laghetto qui in centro. Super Trap non molla come la gentaglia lì dietro, capito? Dopo un hot dog lungo 1 metro siamo ancora in piedi. Qua è pieno di rospi e rane, là ce ne sono 2, qua ce n'è un altro. Con la GoPro non si vedono, ho fatto qualche ripresa col telefono perché zoomare è difficile con la GoPro. Però ragazzi, che oasi di pace, veramente un posto magico anche questo. È il secondo parco più bello della mia vita. Bello. E poi ragazzi non c'è una sporcizia per terra, è incredibile. Questo acquitrino, ci fosse stato in Italia l'avremmo già rovinato purtroppo. È brutto dirlo, ma anche i bagni pubblici che c'erano all'entrata profumavano. Siete mai entrati in un bagno pubblico in un parco che profumava? E va qua, volendo uno può venire qui e farsi il barbecue. Ok, siamo tornati in macchina e adesso andiamo nella costruzione un po' strana, ovvero la Beer House, ovvero la casa fatta di birre. Hanno usato circa 50.000 birre, mi sembra di ricordare, per fare quella casa lì. È possibile visitarla anche dentro, mi pare dall'1 alle 5 il sabato e la domenica per 5 euro, per 5 dollari c'è scritto. Creata da John Milkovich dal 1968 al 1988, quindi in 20 anni. Solo in America poteva esserci una cosa del genere. Piena di birre, anche qua tutte birre. Anche qui altre birre. Pazzesca. Allora Zach, mio cugino, mi dice che era un artista che odiava sua moglie
e quando ha fatto questa cosa sua moglie si è arrabbiata tanto. Le cose che dice Zach con le pinze, ragazzi, perché possono essere storie di fantasia o realtà. Ascolta, io sono un avvocato. È vero, Zach è per un avvocato e ha giurato di dire la verità, e mi sa che questo giuramento non lo rispetta tanto. Con questi ultimi raggi di sole io vi saluto. Il viaggio a Houston è finito qui. Allora, lo spettacolo di stasera, il mio cugino si è dimenticato di prendere i biglietti e prenderli oggi costava $400 a sedia, e quindi è balzato. Poi io volevo andare a vedere Houston dall'alto, in uno dei grattacieli più alti di Houston, ma erano stanchi e quindi non siamo andati. Comunque, sensazioni attuali: Austin sono riuscito a girarla tutta in 2 giorni e devo dire molto bella. Houston l'ho girata molto meno rispetto ad Austin, però per quello che ho visto i 2 parchi più belli della mia vita in un singolo giorno, quindi secondo me ad offrire molto di più. E anche uno dei musei più belli della mia vita, ovvero ieri alla NASA, e anche quello non l'ho visto neanche tutto, e sono state tutte esperienze più belle della mia vita, quindi mi porterò comunque un bellissimo ricordo di Houston e spero di poterci tornare e girarla molto di più, anche perché, come già detto, era anche un viaggio di famiglia, quindi è stato anche bello da quel punto di vista passare del tempo con mio cugino Zach, Nat, la bambina piccola che è la prima volta che la vedo, e il cane anche la prima volta che lo vedevo, Paper. Mi mancheranno tanto e li ringrazio tantissimo per questa esperienza, e sono stati davvero gentili ad accoglierci in casa loro, offrirci un sacco di cose. Prossima volta, spero ci sarà una prossima volta a Houston, e cercherò di girarla molto di più. E niente, tutto sommato in generale è stato un bellissimo viaggio e una bellissima esperienza, come ogni viaggio. È stato un po' diverso dai miei soliti viaggi, perché di solito è tutto frenetico, tutto che devo vedere tutto. Infatti il mio itinerario era completamente diverso, e ve lo lascerò in descrizione comunque tutte le cose che volevo vedere a Houston, di circa 5 giorni, 4-5 giorni comunque che siamo stati qui a Houston, e ve lo lascio sotto in descrizione, così poi potete scegliere di vedere quello che volete. Ebbene sì, siamo giunti anche alla fine di questo video e alla fine della fantastica serie sul Texas. Davvero questo viaggio è stato bellissimo, e particolarmente anche per la compagnia di mio cugino Natalie e la piccola Camilla. È stato un viaggio appunto diverso dal solito, è stata una bellissima esperienza. La NASA, questi parchi enormi e bellissimi, davvero. Austin, davvero un bellissimo viaggio, consigliatissimo, anche perché il Texas non è una tra le mete più famose per gli italiani, e quindi se hai visto questo video puoi pensare di andarci se stai programmando un viaggio appunto negli Stati Uniti. E niente, spero che questo video ti sia piaciuto e che tutta la serie del Texas ti sia piaciuta. Nel caso fammelo sapere con un bel like, e scrivi un qualsiasi commento se relativo a domande, curiosità, informazioni, a cui io risponderò super volentieri. Come detto all'inizio, non è la fine, ma è solo l'inizio, ovvero che appunto andremo in Messico, ad Acapulco, e non vedo l'ora di iniziare a pubblicare anche questa nuova serie. E detto questo, da Super 3 è tutto.